Salute a tutti. Oggi io vorrei parlare di due comportamenti un po' estremi. Uno è quello della idealizzazione e l'altro quello della demonizzazione. Perché ciò che è più difficile per l'essere umano è stare sulla riga. O sta sopra o sta sotto. O sta sopra o sta sotto, per esempio nell'umore, no? I bipolari sono maestri in questo. O sono esaltati o sono depressi, non stanno sulla riga. La idealizzazione e demonizzazione invece riguarda il rapporto con gli altri. E più che altro il modo in cui vedono gli altri e di conseguenza anche il rapporto. Il modo di vedere gli altri difficilmente è realistico. Il più delle volte noi proiettiamo sugli altri, per cui proiettiamo soprattutto i nostri genitori, ovviamente, o idealizzando o demonizzando la persona, cioè non la vediamo com'è, ma la abbelliamo o la imbruttiamo, diciamo così. Cosa vuol dire idealizzare? Idealizzare vuol dire vedere una persona attribuendole solo aspetti positivi, ignorando quelli negativi. Allora, se io dico che un dittatore ha o ha avuto dei meriti, io non lo idealizzo, purché io riconosca che quel dittatore è stato un dittatore e si è comportato da dittatore, cioè purché io veda anche i suoi demeriti. E così la demonizzazione, no? Se io non riesco a vedere una sola parte positiva in una persona che alcuni aspetti positivi li ha avuti, perché lo devo vedere cattivo a tutti i costi, altrimenti non lo posso condannare. Naturalmente l'idealizzazione o la demonizzazione vengono dal fatto che noi dobbiamo decidere in assoluto se l'altro è da riverire o da accusare, cioè se lo possiamo mettere su un piedistallo, no? Quindi staccato da terra, oppure se lo possiamo affossare nell'inferno, e cioè denigrare al massimo. Il difficile, come ho detto, è sempre stare sulle righe. Allora, l'idealizzazione. Cos'è l'idealizzazione? L'idealizzazione vuol dire farsi un'idea completamente positiva di una persona. Un esempio. Gandhi riuscì a fare cose stupende per l'India. Poi alcuni lo criticano, dicono che dormisse insieme a delle donne, che tenesse in camera delle donne, che non era così pudico come si diceva, eccetera, eccetera. Naturalmente altri dissero che in realtà gli mettevano delle donne nella camera perché pensavano che la presenza di donne giovani potessero dargli energie per campare più a lungo e continuare a fare del bene per l'India. Ora so che lui non dormiva nemmeno con la moglie perché voleva essere assolutamente asessuato, poi qualcuno dice che aveva cambiato idea, fatela a pesca, non la sappiamo la sua vita privata, però nel contesto allargato
Gandhi fu una persona stupenda per l'India, no? Ha salvato l'India dagli inglesi, da tante cose. Quindi se io dico che Gandhi fu una grande persona, io non lo idealizzo. Voglio dire, se io dico Gandhi fu un'ottima persona pure nella vita privata, dico qualcosa che presumo, ma non so se sia così. Se dico presumo che sia stato un'ottima persona anche nella vita privata, non lo sto idealizzando. Se lo dico con certezza, lo sto idealizzando. Questa è la differenza. Se io dico che i nazisti avevano spesso un grande amore per i cani, quindi erano persone anche positive, beh, li sto un po' idealizzando, no? Perché quello che hanno fatto di negativo è mostruoso. Però per converso c'è anche la demonizzazione, no? Se tu sei mio nemico, io ti devo vedere al peggio e quindi devo dire il peggio di te. E una volta dissi che Mussolini all'inizio aveva fatto cose buone. E la gente si è ribellata. Come? No, non è vero, assolutamente. Perché devono vederlo completamente negativo. Come se Mussolini, avendo fatto delle guerre, avendo ammazzato un sacco di persone, potesse essere messo in dubbio nella sua essenza, no? Cioè, chi se ne frega se prima ha fatto del bene, no? Se poi ha distrutto mezza Italia. Questo è il buon senso, no? Cioè, tutto quello che ha fatto di buono l'ha vanificato e molto peggio che vanificato. Naturalmente poi ci sono quelli di destra che non la pensano così, eccetera, eccetera. Vabbè. Perché gli italiani pensano a seconda che siano di destra o di sinistra, non con il proprio cervello. Pensano per mezzo del partito, non con il proprio ragionamento. Ed è quello di vedere tutto buono o tutto cattivo, no? È logico che una persona che ha distrutto mezza Italia non può essere assolto, no? Anche se ha fatto delle cose buone. Però ciò non toglie che le cose buone possono essere dette, ma non è detto che siano dette per, per risollevare la figura, no? Ma semplicemente per un amore della verità. Poi c'è il terrore dell'idealizzazione. Allora, se una persona ha seguito, ci sono quelli che dicono, ma questa persona viene idealizzata. Dietro spesso c'è una seria invidia. Spesso, ma non sempre, perché a volte può essere realmente così. E l'idealizzazione è che qualsiasi cosa dica, so, anche se mette bocca sulla cucina, sugli affari esteri e non so cos'altro, e questa persona dica sempre la cosa giusta, la verità, eccetera, eccetera. Naturalmente non è detto, ma non è detto neanche che non sia giusto quello che dice, cioè noi prendiamo per buono quello che una persona dice, no? Ma non è il Vangelo, nessuno è il Vangelo, insomma, nemmeno il Vangelo è Vangelo. E l'idealizzazione a volte è il bisogno, perché esiste, è il bisogno di avere un genitore positivo, mentre la demonizzazione è
il bisogno di colpire qualcuno che sotto sotto è il proprio genitore manchevole. Allora c'è chi idealizza per crearsi un genitore buono, c'è chi ha paura dell'idealizzazione ed accusa gli altri di idealizzazione perché in realtà c'è un po' di invidia nei confronti della persona che acquisisce tanta popolarità, perché quella la vorrebbero loro. Quindi bisogna distinguere tutte queste cose. L'idealizzazione è una specie di adorazione, no? Per cui tutto quello che l'altro fa e dice è positivo, senza averlo analizzato. C'è qualcuno, per esempio, che dice io mi trovo d'accordo con il tizio su tutto, però in qualche cosa non lo sono. Benissimo, c'è un senso di autocritica. Un altro dice io mi trovo d'accordo su tutto, può essere anche vero, no? Non è che perché dice così ha un'idealizzazione, bisogna dimostrarla questa idealizzazione. Perché ci sono persone che hanno il terrore che ci sia l'idealizzazione degli altri, perché come una figura emerge hanno bisogno un po' di bastonarla, magari perché questa figura poi in certi momenti non ha le loro stesse idee, perché magari mette in dubbio delle cose che in cui loro credono, no? E allora lì c'è bisogno di attaccare. L'idealizzazione è un bisogno forte di genitore perfetto. Io ricordo che nei libri, non era ai miei tempi ma un po' prima, comunque ai tempi del Duce, sui libri delle elementari c'era scritto il Duce non sbaglia mai. Ora dire una frase del genere, altro che idealizzazione, no? È il genitore perfetto, no? Che qualsiasi cosa dice non si sa cosa dirà, però sicuramente è giusto. Questa è idealizzazione e raccoglie il bisogno dell'individuo di avere un genitore a cui potersi affidare. Non di cui potersi fidare, ma a cui potersi affidare, perché il soggetto è rimasto ancora bambino. Intendiamoci, la maggior parte dell'umanità non cresce e resta bambina. Questo può fare un certo effetto come asserzione, ma è così. L'umanità ha bisogno di guide. Noi abbiamo instaurato la democrazia, no? In Italia. In realtà la democrazia non c'è. In realtà in Italia comandano i politici, che non sono quelli che ci rappresentano, ma quelli che ci comandano. Tanto è vero che in Italia è molto difficile fare un referendum. In Svizzera il referendum lo fanno obbligatorio. Se non lo fanno i cittadini, lo fa lo Stato e gli dice volete ancora questa legge? Vi piace ancora questa cosa? Vogliamo abolire questo? Vogliamo eccetera? Fa delle proposte addirittura. Da noi i referendum, dopo Pannella, ce li siamo scordati, perché non siamo in democrazia. Quindi l'idealizzazione è non vedere per esempio il politico, ma l'idealizzazione è anche non vedere Dio. No, il Dio cattolico, il Dio cristiano, quello cattolico ancora peggio, che stermina l'umanità, perché l'umanità è cattiva e l'ha fatta lui così,
Dice io l'ho fatta così ma gli ho dato il libero arbitrio. Cosa vuol dire? Qual è il tuo libero arbitrio? Cioè se io creo un animale e lo creo in modo che quello stermini tutti gli altri animali, l'ho creato io così. Non dire io gli ho dato la libertà di farlo o non farlo. Che vuol dire la libertà? Tu l'hai fatta in un certo modo con determinate tendenze. Se l'umanità si comporta tutta in un certo modo, vuol dire che tu gli hai dato quella tendenza. E poi lo chiami libero arbitrio perché lo vuoi condannare a tutti i costi. Ma quella è una tendenza. Se l'essere umano aveva la tendenza a essere cattivo, l'avevi fatto così te. Se non volevi che lo facesse, gli davi delle tendenze più positive. No? L'essere umano non è una torta che ti riesce male e la rompi tutta, la sfracelli, no? L'essere umano è vivo. Tu stermini l'umanità, fai venire il diluvio universale, nel racconto naturalmente, non dico che sia esistito davvero, questo non lo penso, però nel racconto dei cristiani Dio ha sterminato, ha fatto venire un diluvio universale ammazzando uomini, animali e piante, perché gli girava, ma lui è tanto buono. E viene la solita frase che e se era cattivo che faceva? Poi si lamenta che gli uomini sono cattivi e lui è peggio. Allora, si può dire che la figura di Dio sia idealizzata? Sì. Sì, perché si dice che è buono e poi le cose che fa sono pessime. No? Dice ad Abramo, ammazza Isacco per dimostrarmi che mi vuoi bene. Cioè, ma sei un pazzo maniaco scatenato, sei un delinquente se chiedi una cosa del genere. Cioè sì, ma poi gli ha frenato la mano. Ma perché quello deve ammazzare il figlio per te? Perché deve dimostrare che ama più Dio che il figlio? Ma l'amore, che cos'è? È gelosia paranoica? Ma giusto un amante a volte è così paranoico. Dio ha paura che altri siano amati più di lui, ma se vada a curare. Questa è un'ossessione, non è una sanità mentale, è un disturbo mentale. Però Dio è stato idealizzato, perché i genitori sono stati idealizzati. I genitori vengono idealizzati dai figli perché i figli hanno bisogno di genitori buoni. Se non ce l'hanno buoni se li fabbricano, se no non riescono a vivere, perché come fanno delle creature assolutamente deboli, insufficienti a se stessi, che non sono in grado di procurarsi cibo, vesti, necessità, tutto quello che gli serve, dipendono dagli altri, come fanno a vivere pensando che gli altri li possano ammazzare in qualsiasi momento o abbandonare? Allora devono idealizzare la figura dei genitori. E spesso nella vita conservano questo bisogno di idealizzare, perché sono sempre alla ricerca di un genitore. Quindi l'idealizzazione è la ricerca continua di un genitore buono, che naturalmente non c'è stato, se no non lo cerchi. Allora, se il mio genitore non è stato buono, adesso io ne trovo un altro che
è buono come il genitore che volevo io. Nella demonizzazione c'è un procedimento uguale e contrario. Io ho avuto un genitore cattivo, o due genitori cattivi, insomma. Non lo posso vedere cattivo, però quella sensazione di genitore cattivo lo metto addosso agli altri. Non sono i miei genitori ad essere cattivi, sono gli altri ad essere cattivi. Sono gli altri che sono cattivi con me. I miei genitori sono buoni. Così salvo i miei genitori, perché è meglio che demonizzo gli altri piuttosto che ricordo la cattiveria dei miei genitori. La maggior parte della gente pensa di aver avuto un'infanzia felice, mentre la maggior parte della gente ha avuto un'infanzia infelice, perché i genitori che amano i figli sono pochi. Ora, come si fa a vedere se la gente, se le persone hanno avuto un'infanzia felice o meno? Da come stanno. Se stanno bene, hanno ragione di dire di aver avuto un'infanzia felice. Se stanno male, non l'hanno avuta. Perché la natura ha fatto sì che i bambini dimentichino la loro infanzia. Lo fa per proteggerli. Perché se hanno sempre in mente quell'infanzia, stanno sempre male, non riescono a crescere. È come se uno vive in casa con un carnefice che è molto più forte di noi. È come Ulisse col ciclope, insomma, no? Ulisse col ciclope, viverci in casa è un po' difficile, no? Perché si sa che il ciclope ci può ammazzare da un momento all'altro. Siamo in sua balia, ci può sbranare, ammazzare, fare del male, colpire. Per cui il bambino non potrebbe vivere in quella situazione, no? Impazzisce, sta con un mostro. E allora idealizza il genitore. E per idealizzare il genitore, se il genitore lo colpisce, dice sì, ha ragione di colpirmi perché sono io che sono stato cattivo. La colpa è mia. Il bambino preferisce assumersi le colpe piuttosto che andare contro il genitore, perché del genitore ha bisogno e non ne può fare a meno. Quindi il bambino idealizza il genitore e se idealizza il genitore idealizza anche gli altri, non tutti gli altri. E da qui si capisce perché c'è l'amore per un dittatore, no? Io ricordo quando c'era Saddam Hussein, quando la televisione funzionava, e intervistavano la gente che era stata attaccata all'epoca dagli americani, dagli USA, ingiustamente attaccata, no, vabbè. E i cittadini dicevano, sappia Saddam Hussein che noi siamo pronti a morire per lui. Questo perché in Oriente c'è l'idea che per i genitori si può morire e quindi tutto ciò che è capo, che è governatore, colui che comanda, per lui si deve morire, è un dovere. In Europa un po' meno. Lì c'è una maggiore idealizzazione perché i figli si inchinano ai genitori, sono molto soggetti ai genitori e se sono soggetti ai genitori sono soggetti a tutti i loro capi. Quindi la soggezione ai genitori e quindi l'idealizzazione rivolta ai genitori fa sì che si estenda alle altre persone o ad altre persone.
Come già detto, la demonizzazione è il contrario. Io odio il genitore, non posso dire a me stesso che odio il mio genitore, per cui odio gli altri. Gli altri sono tutti cattivi. Ma quando c'è gente che dice io quando conosco l'umanità mi avvilisco perché mi accorgo di com'è l'umanità. Ora, finché si parla di livello di consapevolezza, può avere ragione. Ma quando comincia a dire perché gli altri sono ipocriti, perché gli altri giudicano, perché gli altri sono ambiziosi, sono così, eccetera. E tu che sei un santo? È chiaro che ce l'ha con gli altri. Ce l'ha con gli altri perché in realtà ce l'ha con i genitori. E facilmente si estende l'odio nei confronti dei genitori verso gli altri, perché uno lo sente dentro. Qualcosa ci deve pur fare. Quindi diciamo che la idealizzazione o la demonizzazione è quasi la norma, però non è che il soggetto che viene idealizzato o demonizzato sia completamente estraneo a questo. Faccio un esempio. In psicoterapia si parla di transfert e controtransfert. Il transfert è quella specie di innamoramento, di idealizzazione che ha il paziente nei confronti dell'analista. Ora io ricordo quando stavo alla scuola di specializzazione che i miei colleghi, sempre per lo più donne, parlavano con i capi dell'organizzazione dei loro problemi nel fare terapia agli altri. Qual era la loro preoccupazione? Cosa pensavano i pazienti di loro? Tutti erano preoccupati se i pazienti avevano fiducia in loro, li stimavano, eccetera, eccetera. Io ero meravigliatissima. Io avevo paura di non essere all'altezza di aiutarli. Quelli erano tutti presi dal fatto di come pensavano di loro. Quindi loro proiettavano. Quando io esercitavo, non avevo nessun contatto fisico con i pazienti, né quando entravano né quando uscivano. Ero molto attenta a non farli incontrare fra loro, c'era uno stacco di tempo che serviva a questo. Non parlavo mai assolutamente di me, ricordo che non sapevano nemmeno se io ero sposata o meno. Non sapevano niente della mia vita, se facevano domande io dicevo che non era importante per l'analisi. Cioè non davo loro strumenti per fare fantasie su di me, perché questo è importante, Cioè il transfert esiste, è vero, però è anche vero eh, che ci sono dei terapeuti che un po' inducono, aiutano questo transfert. O poi c'è il controtransfert. Come sarebbe a dire c'è il controtransfert? E allora dove sta la neutralità del terapeuta? Allora,
l'analizzato idealizzi il terapeuta ci può anche stare. Però è importante che il terapeuta non faciliti questo, non faccia niente per aiutarlo, cioè non parli mai assolutamente di sé. Conosco terapeuti che parlano di tutto col paziente, gli dicono che gusti hanno loro, gli parlano di come la pensano politicamente, in tutte cose allucinanti. I miei non sapevano mai da che parte io stavo. Io ricordo che una volta ebbi un prete in terapia e lui disse: io non so nemmeno se lei è credente o meno, dopo parecchio tempo che veniva da me, ma lo diceva come una cosa positiva, perché il mio fine non era né farlo essere credente né farlo smettere di essere credente, era di capire, di aiutarlo a fargli capire se stesso. Allora l'idealizzazione esiste, però ci sono persone che favoriscono l'idealizzazione. Naturalmente i capi, i dittatori, non ne parliamo, lo fanno questo assolutamente. Però voglio dire, l'idealizzazione non necessariamente è colpa di chi viene idealizzato. Bisogna che questo abbia fatto qualcosa per essere idealizzato e allora si può dire si fa idealizzare. Così come se una persona viene demonizzata ci devono essere delle ragioni per demonizzarlo, no? Bisogna dimostrare che ha fatto effettivamente delle cose negative, imperdonabili. Quindi da un lato c'è, le persone tendono a idealizzare, a demonizzare, sì. Dall'altro c'è, ma le persone in causa fanno qualcosa per farsi idealizzare o per farsi demonizzare? Ecco, questa è una domanda importante a cui bisogna rispondere. Quindi è da osservare come si comporta quella persona. Attenzione, ci sono persone che se hanno seguito suscitano grande invidia. Per cui si sollevano e dicono quella persona è idealizzata, voi state idealizzandola, no? Ma il che può essere anche vero, però uno lo deve dimostrare che quella persona viene idealizzata, cioè deve mettere dei dati per dire state pensando che lei avete detto che lei o lui è così, così, eccetera, eccetera, mentre non è vero. Ma la stessa cosa per la demonizzazione, cioè state demonizzando una persona, vuol dire che voi avete detto questo, questo e questo non è vero, ma lo dovete dimostrare anche qui. Se la disapprovate dovete dire perché la disapprovate, perché altrimenti questa esteriorizzazione non ha senso, cioè diventa solo una proiezione. Un saluto a tutti.